Buongiorno amici, bentornati sul canale. Siamo qui fuori al freddo a iniziare il video solo per farvi vedere che ha nevicato. Abbiamo un sacco di neve in giardino e questo ci rende molto felici. Fino a 2 secondi fa c'era un mega sole, però è arrivato un nebbione. Infatti prima qua, rumori, prima qui stavamo bene al caldo, adesso fa freddo. Quindi andiamo dentro e vi spieghiamo il motivo di questo video. Come avete visto in copertina non parleremo né del nostro bellissimo bonsai, neanche di Baby Groot stampato in 3D, ma parleremo del nostro bagno. Sì. Perché quando abbiamo comprato l'Icone aveva un bagno orrendo. Esatto, ci piaceva tutto, però il bagno era veramente qualcosa di orribile. Non perché l'Eka lo abbia progettato male, ma bensì perché era vecchio. E quindi tutti i bagni dei camper moderni sono fatti di plastica per ridurre il peso fondamentalmente. Sì. Il problema è che la plastica ingiallisce con gli anni. Sì, non aveva un bel colore, in più era secca, dura, crepata. Sì, era tutta un po' appunto crepata, i mobiletti alcuni erano rotti, il piatto doccia soprattutto era molto brutto e c'era il rischio che si infiltrasse l'acqua sotto. E quindi un giorno cadde un oggetto dal camper e bucò il lavandino. E se troviamo la foto ve la mettiamo, però dubito sì, perché ce l'ha lei. Quindi da quel piccolo buco che c'era nel lavandino partì tutto, perché abbiamo detto ok, cambiamo il piano lavello, la parte sopra. Poi però guardandoci intorno non ci piaceva proprio questo bagno, quindi abbiamo deciso di disintegrarlo tutto. È tutto documentato in dei video. Adesso vi mettiamo qualche spezzone comunque, così almeno riuscite a capire di cosa stiamo parlando. E da lì in realtà è un po' partito tutto, perché l'Icone abbiamo iniziato a restaurarlo dal bagno. Quindi è stata la prima pietra miliare. In tantissimi ci avete chiesto come è venuto il bagno finito, e la verità è che non vi abbiamo ancora fatto vedere come è venuto il bagno. E quindi eccoci qui a fare il video, perché non è ancora finito del tutto, perché avete visto che manca, almeno ve l'abbiamo detto, che manca ancora la plafoniera per la luce. Però diciamo che è completo a un buon 95%. Yes. Detto questo, io direi di andare sull'Icone. Andiamo. Andiamo. I heard some things to make me think I shouldn't care for you, but talk is cheap, especially when we only care for half the truth. I don't know what you've been. Ciao! Dopo aver smontato tutto, e per tutto intendiamo anche il rivestimento per le pareti, la prima cosa che abbiamo fatto è stato andare a comprare il linoleum, che solitamente si usa per i pavimenti, però noi l'abbiamo sfruttato per tutte le pareti del bagno. L'abbiamo incollato con la spray, attaccato per bene, puntellando dei pezzi di legno in modo tale da tenerlo in pressione al momento dell'asciugatura. E devo dire che dopo 6 mesi sta reggendo abbastanza bene, quindi anzi sta reggendo bene perché non si sta scollando. Poi dopo aver fatto questo siamo andati alla ricerca del piatto doccia che ho trovato io. Il piatto doccia è un classico piatto in vetroresina che abbiamo comprato già fatto, l'abbiamo trovato di misura,
da Leroy Merlin, l'abbiamo pagato sulla 60 di euro. Siamo un pochettino impazziti per lo scarico, perché era di una dimensione veramente grande e tutti quelli che si trovano in commercio, essendo questo un piatto doccia molto molto sottile, sono quelli che hanno lo scarico di lato, e a noi invece serviva dritto, perché poi il tubo va a parte da sotto il camper, e siamo un pochettino impazziti a trovarlo, ma alla fine l'abbiamo trovato e ne abbiamo messo uno per i lavandini della cucina, sì, che hanno anche il tappo, hanno tutto, e esteticamente non è rimasto male, a noi piace molto, quindi va bene così. Poi per quanto riguarda lo specchio è rimasto quello che c'era prima, l'abbiamo semplicemente smontato e rincollato una volta rimontato il piano lavello e il mobile. Particolarità del piano lavello è il lavandino. Il lavandino, molti la riconosceranno, è fatto con una ciotola Ikea, è in acciaio inox. La ciotola naturalmente non aveva il buco dello scarico, l'abbiamo dovuto fare noi. Sta funzionando bene, anche esteticamente è un po' particolare rispetto ai classici lavandini, quindi a noi piace molto. Per lo scarico stessa cosa, l'abbiamo trovato da Leroy Merlin ed è uno di quelli che hanno il tappo a pressione, così è aperto, così è chiuso e basta. Invece il miscelatore idem Leroy Merlin, vero? L'avevamo trovato in offerta, in acciaio satinato, caldo freddo. Adesso non c'è l'acqua, però vediamo se si riesce a capire che ha la doppia apertura. La prima fa scendere meno acqua, la seconda ne fa scendere un po' di più. Questo permette di risparmiare un po' d'acqua. Stessa cosa per queste ciotoline qui, sono della stessa serie del lavandino, sono ciotoline sempre in acciaio inox, abbiamo fatto il buco e le abbiamo fissate. Idem per il bicchiere che usiamo per spazzolini e quant'altro, sempre un bicchiere in acciaio inox, questo ho preso su Amazon. Invece tutta questa base qui di appoggio che abbiamo l'abbiamo fatta con un bellissimo legno lamellare, a differenza del compensato. Il compensato in pratica sono tanti fogli sottili di legno poi incollati uno sopra l'altro, è molto resistente però esteticamente non è il massimo. Invece il bello del lamellare è che si usano proprio dei listelli di legno, poi tutti incollati insieme e ovviamente piallati, quindi si viene ad avere questa superficie qui con tutti i bei colori del legno, ovviamente che si alternano chiaro scuro dei vari tipi di legno che ci sono. Questo qui costa un po' caro come tipo di legno, l'abbiamo fatto alto 2,5 cm, l'abbiamo sagomato tutto quanto, levigato, dato 2 o 3 mani di flatting, poi ancora di nuovo levigato e dato un'ultima mano di flatting, in maniera tale che sia impermeabile, quindi anche se va dell'acqua non dovremmo avere problemi, diciamo, almeno per 4-5 anni. Poi se più avanti si gonfierà lo rilevigheremo e lo smonteremo. Invece qui sotto abbiamo messo questo mobiletto qui, che non è nient'altro che un mobiletto Ikea. L'abbiamo preso, l'abbiamo tagliato, sagomato, dato una forma e messo lì sotto. In questa maniera qui è stato abbastanza facile e veloce e il risultato ci piace molto. Vai. Il nostro Laika non è predisposto per la doccia, o meglio, dal 97 in poi hanno messo il miscelatore e la doccia all'interno proprio del vano dove c'è il piatto doccia. Il nostro invece aveva un rubinetto che si tirava fuori, estensibile, e si andava a agganciare qua. Per il momento noi abbiamo risolto con questa doccetta qui, presa su Amazon, che vi lasciamo il link in descrizione, che sembra un po' una cinesata, nel senso che soprattutto qua il doccino è un po' leggero, però in realtà il tubo è in metallo, quindi ok. E la cosa bella è che ha un aggancio rapido che si aggancia qua e basta, non serve fare altro. Abbiamo anche un rubinettino da montare qua, che non abbiamo ancora montato, tanto quest'estate uno apriva l'acqua e l'altro si faceva la doccia, quindi ha funzionato lo stesso. Poi qui abbiamo il nostro VC nautico. Con nautico si intende che ha 2 stadi di serbatoio e non ha la cassetta soprattutto. In pratica c'è un grosso serbatoio sotto il pavimento del camper, e qua sotto c'è una piccola cassettina, più o meno come quelle appunto estraibili come dimensione, e prima era coperta dal termoformato, che però anche quello l'abbiamo tolto, e adesso in pratica con il laminato e degli angolari in alluminio, ovviamente con tanto silicone, Sere ha fatto questa chiusura qua che è venuta molto bella, sicuramente meglio della plastica che c'era prima. Qui invece esce il tubo dell'aria calda, infatti dobbiamo ancora chiudere e mettere una grata per far uscire il calore, per ora adesso esce in maniera ignorante da qui. Qui invece abbiamo la griglia, perché qua dietro c'è il frigo a gas, e quindi questa qui è la griglia di protezione che abbiamo messo noi. Prima era un po' più piccola, abbiamo messo questa qua più grande. Ma adesso parliamo delle cose che mancano, perché come vi abbiamo detto il bagno non è finito. Qui sopra innanzitutto ci dovrà poi essere la plafoniera con l'illuminazione, perché per il momento per illuminarci utilizziamo in pratica questa striscia LED,
che in realtà serve più per una luce diffusa, soprattutto di notte quando non si vuole essere sparaflashati, però manca appunto una fonte di luce bella potente per vedersi bene in faccia, quindi qui faremo una plafoniera che va a coprire anche questo buco qua. Questo è il buco che porta la corrente al turbovent. L'altra cosa abbastanza basilare che manca in pratica è la porta per la doccia, perché come vedete qui c'è libero accesso alla doccia, però manca appunto un qualcosa che chiuda. Prima avevamo una tenda che faceva tutto il giro qui, così. Il problema è che non ci piaceva molto e stiamo cercando una soluzione alternativa per chiudere dritto da qua a qua. Solo che, come potete vedere, qui c'è quest'angolo qui, non va dritta sulla parete. Quindi questo ci è un po' fermato. Se avete qualche consiglio su come risolvere il problema porta, fatecelo sapere, perché noi alle Leroy Merlin abbiamo guardato e il problema è che ci sono tantissime porte, però sono o in vetro o in plastica, e quelle in plastica, quindi che potremmo tagliare e lavorare, sono veramente leggere e brutte, cioè proprio che vibrano. Mi immagino già un motore acceso che fanno delle vibrazioni e in viaggio ancora di più, quindi non ci piace come soluzione. L'ultima cosa poi che manca, quando vorremmo proprio fare le cose bene, sarà, partendo da qua sotto che abbiamo il boiler, quindi tubo dell'acqua fredda e tubo dell'acqua calda, farli arrivare dietro il frigo qui e mettere un bel miscelatore come a casa con la doccetta qua fissa, così uno non deve stare a collegare il doccino al lavandino per farsi la doccia. Questo qui è il nostro bagnetto, noi siamo veramente super contenti del risultato, anche perché è a momenti più bello di quello che abbiamo a casa. Fateci sapere la vostra, se vi è piaciuto come abbiamo fatto noi. Se avete bisogno di qualche informazione chiedetela pure nei commenti, saremo contenti di rispondervi. Sì. Parlando di bagno non possiamo non ricordarvi che abbiamo un super codice sconto per il disgregante, sì, del VTS, che è il nostro preferito. Trovate il link e il codice sconto in descrizione, quindi se volete provarlo è lì. E bio, profumato, funziona e basta. E lo stiamo consigliando noi che siamo così carini, quindi... Ovviamente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, perché noi sappiamo tutto e vediamo i dati e sappiamo che tu non sei iscritto, quindi ti teniamo d'occhio. Se siete curiosi di vedere la continuazione del restauro delle icone, continuate a seguirci e al prossimo video. Bella!